Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ogni settimana vi racconterò una delle storie che mi ha più colpito, parleremo di cronaca nera, paranormale o comunque tutti quei casi che sono avvolti nel mistero. Quindi se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale così mi supporterete e aiuterete anche a crescere in questo mio percorso. Ma iniziamo subito. Oggi vi parlerò di una delle storie più inquietanti legate al paranormale. Stiamo parlando della famiglia Perron. Pensate che gli eventi che hanno traumatizzato questa famiglia hanno ispirato il regista James Wan a portare nelle sale nel 2013 il film The Conjuring. La famiglia Perron si trasferisce in una tenuta del Rhode Island nel 1971 e vivranno lì per circa 9 anni, quindi pensiamo a questa famiglia sotto gli effetti di eventi paranormali per 9 anni. In questo caso sono intervenuti anche i famosi investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Ma chi è la famiglia Perron? La famiglia Perron è composta dai coniugi Caroline e Roger e le loro 5 figlie, Andrea, Nancy, Christine, Cindy ed April. Decidono di trasferirsi in una fattoria del Rhode Island nel gennaio del 1971. Scelgono questo posto fuori dalla città in modo da poter crescere le loro figlie in un posto tranquillo. Fin dal trasferimento ebbero inizio le attività paranormali. La figlia più piccola, April, nota in un angolo di una stanza un'ombra verosimilmente umana che li guarda. April comincia a comportarsi in modo sempre più strano. Mentre gioca nella sua stanza parla e ride da sola e quando i genitori gli chiesero con chi parlasse, la bambina rispose che giocava con il suo amico Manny. I genitori pensano ad un amico immaginario, ma la cosa inizia a preoccuparli quando Manny comincia a manifestarsi anche agli altri membri della famiglia. Sposta degli oggetti, emette dei sospiri. Però viene considerato uno spirito buono poiché non fece mai nulla di male a nessuno. A Roger viene in mente che il vecchio proprietario gli diede uno strano consiglio, e cioè di tenere le luci accese di notte. Ma purtroppo con il passare del tempo le cose cominciano a cambiare e non in bene, perché le presenze che prima loro credevano fossero buone, quindi positive, cominciano a diventare delle presenze negative. Perché avvengono dei fatti davvero sconvolgenti. Le bambine durante la notte si sentono tirare i piedi, le porte cominciano a sbattere violentemente, sempre durante la notte, e sempre nel cuore della notte si sentiranno le urla o i pianti, i lamenti di neonati, ma di neonati in quella casa non ce n'erano. Ma più passa il tempo e più le cose peggiorano, perché queste presenze cominciano a diventare sempre più violente, tanto da voler cercare di ferire le figlie di questa famiglia. Pensate che una sera Caroline, mentre è sul divano, sente arrivare un'aria gelida e si sente una fitta fortissima al polpaccio. Quando scopre la gamba si troverà una ferita con una forma perfettamente concentrica e una puntura al centro, come se fosse stata punta da un ago per il cucito. E fate attenzione a questo dettaglio perché ritornerà. La famiglia Perron è terrorizzata da quanto accaduto a Caroline e soprattutto terrorizzata dagli eventi che stanno capitando in questa casa. Decidono quindi di condurre per conto loro delle indagini, andando a ricercare la storia di questa casa e scoprono una cosa molto inquietante. Questa casa era stata abitata per 8 generazioni dalla stessa famiglia, ma aspettate, perché la maggior parte di loro era morta in circostanze misteriose e alcuni morti per dei terribili incidenti. Le morti che erano avvenute in questa fattoria sono per la maggior parte legate alla famiglia Arnold e documenti ufficiali dichiarano nero su bianco che in quella fattoria
sono avvenuti 2 casi di suicidio per impiccagione, 1 per avvelenamento, 2 per annegamento e 4 donne scomparse, presumibilmente morte per congelamento. E qui arrivano i Warren, perché la famiglia Perron, tramite un gruppo di studiosi del paranormale del Rhode Island, li metterà in contatto proprio con i coniugi Warren, che decidono di visitare subito la tenuta e di studiare questo caso. Appena entra in casa, Lorraine Warren dichiara, senza sapere nulla, di sentire una presenza molto negativa e che il suo nome è Bathsheba, una donna che era vissuta lì nel XIX secolo, e dicono che fosse una strega e addirittura un'adoratrice del diavolo e che avesse sacrificato il suo unico figlio a Lucifero, dopodiché si impiccò ad un ramo di un albero nella tenuta. Secondo Lorraine Warren, Bathsheba vuole possedere Caroline perché vuole rivendicare il suo diritto di prima donna in quella casa. I Warren puntano tutto su queste indagini, su delle credenze popolari che girano su questa donna. Un'altra leggenda che parla di Bathsheba dice che è morta a 93 anni impiccandosi nel fienile di quella tenuta e che non avesse avuto solo un figlio, ma che ne avesse avuti altri che purtroppo le morirono in tenera età. Quando era giovane, a Bathsheba venne affidato un bambino che morì in circostanze misteriose. Quando vennero fatte delle indagini sul corpo di questo bambino, risultò che fosse morto a causa di un grosso ago da cucito che gli aveva trapassato il cranio da parte a parte. Bathsheba viene condannata per omicidio colposo, sottoposta a processo, ma dal processo uscirà indenne perché non ci sono abbastanza prove per poterla ritenere colpevole. Ma nonostante l'innocenza, questa donna verrà condannata dalla gente del luogo perché la considereranno colpevole di questa morte e cominceranno a chiamarla strega. E siccome era una bella donna e anche molto desiderata dagli uomini, cominciano a circolare delle voci davvero incredibili. Dicono che Bathsheba ha sacrificato questo bambino come offerta al diavolo per ottenere la vita eterna. E pensate che nel 1885, quando morirà, il medico legale dichiarerà di non aver mai visto nulla di simile, perché sembra che il corpo di Bathsheba si sia trasformato in pietra dopo la sua morte. Ma secondo documenti ufficiali, Bathsheba Sherman ha avuto un unico figlio, Herbert, che si sposò e che ebbe anche una vita molto lunga. E Bathsheba non morì impiccandosi in un fienile, ma morì ad una veneranda età, intorno ai 73 anni. Quindi i documenti ufficiali su Bathsheba Sherman vanno in contrasto con tutto quello che avevano detto i Warren e anche con tutte le leggende che circolavano. E pare anche che da documenti ufficiali e rapporti di polizia non vi fosse nessun fatto legato ad atti di stregoneria e nemmeno, pensate un po', ad un eventuale processo che l'avrebbe vista come protagonista di un omicidio. Ma sia i Perron che i Warren soprattutto sono convinti che lo spirito di quella casa e che tormenta la famiglia sia legato alla strega Bathsheba. E se ne convincono ancora di più quando Caroline gli racconta della ferita che si era trovata sul polpaccio. Quindi tutti gli sforzi dei Warren si concentreranno su Bathsheba. Caroline racconterà anche che un giorno, svegliatasi prima dell'alba, accanto al suo letto avrà un'apparizione veramente terribile, perché gli apparirà la testa di una donna molto anziana che pende da un lato sul suo vecchio vestito grigio. Esci, esci, ti farò uscire con la morte e con l'oscurità. Queste furono le parole che Caroline sentì uscire dallo spirito che gli era apparso
quella mattina. Alla luce di tutto quello che stava accadendo, soprattutto a Caroline, i Warren consigliano alla famiglia di far benedire la casa e consigliano anche di sottoporre Caroline ad un esorcismo. Ma da documenti ufficiali risulta che i Warren a malapena riuscirono a concludere questo esorcismo. Andrea Perron, in un suo libro, scriverà: «La notte in cui ho pensato che mia madre potesse morire è stata la più terrificante di tutte. Parlava con una voce che non avevamo mai sentito prima e una forza che non poteva essere di questo mondo l'ha lanciata per 6 metri in un'altra stanza. Non eravamo preparati perché ciò che accadde quella notte». All'esorcismo, oltre ai Warren, parteciparono anche un prete e un medium. Ma qualcosa andò storto, perché Roger Perron, preoccupato per la moglie, chiederà ai Warren di lasciare la loro casa e dichiarerà: «Era posseduta. Il suo corpo era deformato. Durò diverse ore finché non riuscirono ad esorcizzarla. A quel punto li cacciai di casa». I Perron vivranno in quella casa fino al 1980, quindi circa 9 anni. Dichiareranno in un'intervista che hanno deciso di rimanere in quella casa e di imparare a convivere con quelle presenze. E così hanno fatto per tutti quegli anni. Questa tenuta esiste ancora e nel corso degli anni i diversi abitanti che l'hanno occupata, qualcuno dichiarerà che sono stati testimoni di alcuni eventi paranormali, anche se non così forti come quelli che avevano vissuto i Perron, mentre altri dichiareranno invece che non hanno sentito e visto nulla di strano in quella casa. Il caso dei Perron non è sicuramente uno dei casi più famosi che hanno incontrato i coniugi Warren, ma sicuramente è uno dei casi più particolari che hanno incuriosito maggiormente gli appassionati di paranormale come me. Quindi sta a noi decidere se questo fatto è stato inventato di sana pianta o se ritenerlo vero. C'è comunque da dire che Bathsheba o no, qualcosa di veramente terribile a questa famiglia è successo per terrorizzarli così tanto. Nel 2019 la casa viene venduta ad una coppia che è molto affascinata dal paranormale e soprattutto dai coniugi Warren. Terranno aperta la casa per il pubblico e dichiareranno di aver vissuto dei fenomeni paranormali, come delle porte che si aprivano e chiudevano da sole, dei passi, dei colpi improvvisi, ma comunque nulla di malvagio. Venderanno poi la casa successivamente ad una donna, Jacqueline Núñez, con la clausola di tenere la casa come attività commerciale per permettere alle persone di poter parlare con i morti. Rimanendo su questo tema, io seguo un gruppo di investigatori del paranormale che oltretutto sono vicinissimi a dove vivo io e sono il PIT. Io li seguo da tantissimi anni e giusto quest'inverno loro hanno fatto delle indagini proprio in questa casa e chi è appassionato di questo, amici, vi consiglio di andare a vedere questo video perché è veramente molto bello. Amici, cosa ne pensate di questo caso? A me, io lo conoscevo già, ho visto anche il film, mi è piaciuto molto. L'unica cosa che non conoscevo la storia di Bathsheba, l'ho conosciuta adesso che stavo scrivendo questo caso e devo dire che mi ha toccato parecchio perché se si è voluto creare tutta una storia denigrando questa donna non è bello, perché ho letto che dopo il film la sua lapide è stata vandalizzata credendo che fosse un'assassina di bambini e quindi credendo al fatto che fosse una strega, ma dai documenti ufficiali non risulta nulla su questa donna, né che avesse fatto degli atti di stregoneria, né che si fosse impiccata e tantomeno che avesse ucciso un bambino, che fosse stata sottoposta ad un processo.
Quindi questo no, non mi è piaciuto. Io credo che qualcosa ci sia stato in quella casa che ha terrorizzato i Perron, ma non credo che fosse legato allo spirito di questa donna. Ovviamente queste sono solo le mie considerazioni personali, un'opinione mia fatta sulla base di quello che ho letto in rete. Io aspetto le vostre considerazioni personali, vi aspetto nei commenti, così saprò anche che cosa ne pensate voi. Oltretutto vi metterò anche il link in descrizione dell'indagine che ha fatto il PIT in questa casa, perché è veramente interessante. Se vi va, guardatelo. Amici, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Vi abbraccio amici e vi mando un bacio grande. Ciao!